Il romanziere Dostoevskij ha detto che si potrebbe perdere la fede guardando questo dipinto. Non contiene traccia della resurrezione cristiana. Holbein ha semplicemente dipinto un corpo morto, mostrando la pelle verdastra e gli arti tesi nel rigor mortis. Manet mostra un toreador caduto rifiutando ogni tipo di emozione di fronte alla mortalità. Quest'uomo è morto, è un fatto. Manet lo osserva, però mantiene i suoi sentimenti più profondi chiusi in se stesso. È un'immagine violenta per la nostra esistenza, perché ci mostra la possibilità sconcertante di poter morire in ogni momento. Quando Edouard Manet dipinse il suo Toreador nel 1864, venne influenzato da questo quadro che faceva parte di una collezione privata a Parigi. Oggi lo si può vedere nella National Gallery di Londra. L'artista sconosciuto ci mostra un uomo ucciso, forse sul campo di battaglia, con un lume acceso per la sua anima. Mantegna sfrutta la prospettiva rinascimentale per accorciare drasticamente il corpo di Cristo, mostrando le piante dei piedi in avanti in un modo che sottolinea la terribile realtà della morte. Le dolenti testimoniano che questo non è un cadavere qualunque, ma in questo momento Cristo è solo un uomo. Mantegna dà alla morte un enorme peso scultoreo. Questo dipinto è stato respinto dall'ordine religioso che l'ha commissionato agli inizi del XVII secolo a Roma, perché è considerato inappropriato per una chiesa. Forse il motivo sta nel fatto che Caravaggio raffigurò la morte in modo troppo realistico. La donna che prese a modello si dice fosse una prostituta. Indubbiamente questa morte sembra squallida e definitiva. In questo disegno profondamente tenero e compassionevole, Rembrandt ritrae un'adolescente che era stata impiccata per omicidio. I corpi dei giustiziati erano comuni nell'Europa del suo tempo, lasciati lì a marcire come un avvertimento per gli altri. Ma Rembrandt vede questa giovane donna come degna di pietà. Questo capolavoro inquietante vacilla sull'orlo del fascino morboso e probabilmente si rovescia nel baratro del macabro. Maderno registra una scoperta sensazionale. Alla fine del XVI secolo il corpo perfettamente conservato dell'antica romana Cecilia fu ritrovato a Roma. È quello che la gente credeva. Questa scultura misteriosa restituisce con grande perfezione il presunto miracolo. Il Cristo morto del Bellini non ci appare come appena defunto. Il suo corpo è tenuto in posizione verticale in quello che sembra uno svenimento e gli angeli lo sostengono per dargli dignità. Si tratta di un'immagine cristiana di speranza in cui la risurrezione è preannunciata dalla posizione eretta del cadavere. Il momento più sconvolgente nella pittura contro la guerra in Picasso arriva quando poni lo sguardo sul bambino in braccio alla madre e realizzi con terribile chiarezza quanto è successo. Il bambino è morto. La madre non può accettare questo e ancora lo tiene in braccio, ma Picasso raffigura l'assenza di vita nella piccola faccia con tale precisione e brevità straziante che vediamo in un lampo il vero orrore della guerra. Quando Lady Venezia Digby morì improvvisamente, il ritrattista era abbastanza vicino da poter raggiungere la casa dove abitava e ritrarla. Sembra addormentata se non fosse per il suo estremo pallore. Van Dyck cattura un momento apparentemente sospeso tra la vita e la morte e in tal modo offre la speranza al marito di Venezia. L'ambiguità ci suggerisce che lei è veramente viva in paradiso. Se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!